una valutazione subito, subito, facciamola subito. Cioè non c'è ruolo, e dico non c'è ruolo, non ne trovi uno in cui il Napoli non abbia operato, non abbia agito, no? Andate a vedere tutta la rosa adesso del Napoli e praticamente è andata a riempire tutti i buchi, no? A colmare tutte le caselle, tutto. E serve l'attaccante perché solo Lukaku, ma sai, c'è bisogno di un altro che dia vigore, Lucca. E sai, venduto Kvara, quindi imprevedibilità, ragazzi, ci vuole uno che dia, no? Quella varietà, no? A Lang. E poi ci vuole proprio il pezzo da 90, quello che scaldi la folla, la platea. Che problema c'è? Kevin, De Bruyne. Attenzione, attenzione, andiamo alle dolenti note, perché ci sono delle dolenti note. L'anno scorso Conte ha dovuto adattare Oliveira centrale. E allora qui dobbiamo agire bene. Qui non ci dobbiamo far mancare proprio nulla. Marianucci, Beuchema, adesso anche Miguel Gutierrez. Anche Miguel Gutierrez, altro giocatore interessantissimo che arriva dal Girona che si è conquistato l'amore dei suoi ormai precedenti tifosi a suon di assist. Secondo me Dobic deve tanto, oddio, tanti palloni serviti da Miguel Gutierrez, giocatore interessante, ma finisco il discorso per completezza. Addirittura il secondo portiere, cioè quello che mi fa ridere è che Conte ha voluto, almeno quello che ci hanno raccontato, dico sempre, ha voluto anche un secondo portiere per creare, no, competizione, anche il secondo portiere, e in questo momento manca solo il terzino destro, ma ci sta lavorando il Napoli, ci sta lavorando, è da mo' che ci sta lavorando, anzi pare che ci sia stato un toppo sulla trattativa a Wallo, ma ne discuteremo quando chiuderà, perché chiuderà anche per il terzino destro, sappiate, lo farà. Ragazzi, De Laurentiis si è messo semplicemente nella condizione di essere incriticabile. Sì, sì, De Laurentiis ha fatto questo. Conoscendo anche un po', secondo me, perché De Laurentiis cioè, sa con chi ha a che fare. Sa bene, e quando ha portato Conte, cioè qui è la grandezza di De Laurentiis, quando ha portato Conte, quando tutti dicevano, anzi dicevamo e avevamo quantomeno dei dubbi, tutti, ma quanto dureranno De Laurentiis e Conte? Molto più. De Laurentiis ha avuto, a differenza di Conte, dov'è il genio? Che De Laurentiis ha avuto anche l'intelligenza di capire e di essere lui quello di campo, perché uno come Conte non lo cambi, è quello, non lo puoi smussare. Si è smussato lui, si è smussato De Laurentiis dicendo lo prendo e gli faccio fare quello che vuole. So che ogni tanto sbarella, dirà di matto, dirà cose senza senso, come a Napoli non si possono fare determinate cose. Ma io lo prendo, me le aspetto queste cose. Qui la grandezza di De Laurentiis. E quest'anno che fa? Quest'anno fa un mercato dove veramente tappa la bocca a Conte. Io voglio sentirlo Conte, quando avrà modo, perché lo farà prima o poi. L'ha sempre fatto, in ogni situazione, anche fuori da ogni logica. Ma facendolo perderà forza, perché De Laurentiis si è messo nella condizione di essere incriticabile. Cioè, sta facendo un mercato che è folle. Se pensiamo al mercato che c'è in Italia, se pensiamo al mercato che c'è in Italia, ragazzi miei, perché questo è il discorso. Se andiamo in Premier League, anche ieri erano 70 cucuzze come se niente fossero per Sesco, ma soldi su soldi, Virzi per il Liverpool, Frimpong, Ekitike, Gyökeres là, lì vola, ma lì parliamo di un'altra roba, ma proprio di una roba che è distante anni luce da noi. Quindi se pensiamo alla Serie A e se pensiamo a quello che sta facendo il Napoli in Serie A, è qualcosa di cui io non ho parole. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo prima, come al solito vi invito a lasciare un pollice per l'algoritmo che ovviamente si ciba anche adesso di hype. Se volete date hype al video switchando lì dove ci sono i commenti, diamo hype. Cosa ancora più importante, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi, perché a voi non costa veramente una mazza e mi è di assoluto ausilio, no, non era ausilio, ausilio al canale, per poter creare sempre più contenuti. Vi ringrazio, signori miei, per il supporto su Instagram, TikTok, Facebook, ovunque, non mancate mai, e di questo veramente ancora vi dico grazie. Attivate la campanella.
Sì, andiamo un po' a parlare del giocatore che ha vissuto il periodo d'oro come un po' tutto il Girona, soprattutto nella, no, ormai passata, 2 stagioni fa, il terzo posto del Girona, vi ricordate, no? Dove fece veramente bene. Lui fu uno dei tanti giocatori che fecero una stagione incredibile e in quella finì con realizzare 7 assist e 2 gol. Cioè 7 assist per un terzino sinistro non sono pochi, 7 assist sono comunque tanta roba. È un giocatore che arriva, un giocatore di spinto, un giocatore che l'ha giocata, un giocatore che preferisce anche alcune volte il tunnel, la giocatina, un giocatore interessante, uno spagnolo e in quanto tale gli piace giocare il pallone, anche relativamente giovane, 24 anni. Dico relativamente perché per me il giovane giovane è dai 20 anni in giù. Il giovane giovane, 24 anni non è vecchio, è nel periodo top e quindi 1,80, un buon terzino destro, valutato appunto qua su Transfermarkt 20 milioni e tanto lo paga praticamente 18 più 2, giusto? Quello che ci fa sapere ovviamente il buon Fabrizio Romano. Anche l'anno scorso, ragazzi, anche l'anno scorso dove il Girona non è andato bene, se non sbaglio, l'anno scorso il Girona è 16esimo, lui comunque i suoi 5 assist li porta a casa. Cioè, questo è un giocatore, parliamo solo di soldo di numeri, di numeri villani. Nel Girona, 112 presenze, comunque 6 gol e 19 assist. 19 assist non è una roba che la fanno tutti, ecco. Soltanto per parlare di freddi numeri che poi contano il giusto, per carità, ma sono comunque interessanti. Un giocatore propositivo, questo è chiaro. E in un Napoli dove lo sa lo stesso Conte, che magari l'anno prossimo ci saranno anche molte partite e soprattutto anche il calcio europeo, perché l'anno prossimo il Napoli, l'anno prossimo, la stagione imminente, sì, l'anno prossimo, la stagione è imminente, il Napoli giocherà parecchie partite europee e Conte è anche ora che proponga un calcio anche avvolgente, cioè lo sappiamo dove sta andando, qual è la direzione intrapresa dal calcio. Quindi adesso io vedo un Napoli, ve l'ho già detto, in Italia parte avanti a tutti nettamente. Questa cosa non mi fa cambiare idea. Neanche un eventuale ipotetico arrivo di Lookman che sicuramente cambierebbe tanto le carte in gioco. Ma io il Napoli per composizione in Italia lo vedo avanti. In Italia, come lo stanno dicendo un po' tutti adesso, no? Gli Allegri di turno, i vari allenatori. Il Napoli in questo momento parte avanti. Però il Napoli è chiamato a fare bene anche in Europa. E lo sa lo stesso Conte, che adesso, sì, lui dice 6 stagioni, ho fatto solo 6 stagioni, no, quante ne ho giocate? È chiamato a dimostrare che poi è l'Europa che ti fa diventare veramente grande, grande. Oppure l'Europa che ti fa schernire da tutto il mondo, vedi la finale persone se ne parlerà infine, perché l'Europa è l'Europa. E questo è un giocatore molto europeo, secondo me, molto 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 europeo, un giocatore che gioca a pallone, e vedremo un pochettino il da farsi. Ribadisco, magari Napoli, tolto De Bruyne, che è un colpo incredibile proprio da qualsiasi punto di vista lo si guardi, poi il Napoli ha preso tanti giocatori che sono già ben formati e che devono essere regolari, che devono trovare continuità, costanza. E in questo Conte è sicuramente molto, molto, molto bravo. Quindi è un mercato interessante, è un mercato fatto da tanti, tanti, tanti nomi e vediamo come si continuerà ad evolvere, perché ribadisco, il Napoli era su un doi ed era pronto a offrire altri 40 milioni. Il Napoli è da una vita sul terzino anche destro e quindi il calciomercato del Napoli non è assolutamente finito. Cioè è una roba incredibile, ma è così ragazzi miei. Niente, questo è il mio pensiero, fatemi sapere invece la vostra e niente, vi abbraccio forte.